E se potessimo maneggiare, toccare, studiare o addirittura portarci a casa uno dei grandi capolavori dei maestri come Leonardo, Rembrandt, Raffaello o Mantegna, allora capiamo la grandezza e la forza delle ultime tecnologie per il mondo dell'arte. Oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile riprodurre in maniera dettagliata e puntuale la pennellata, la manualità dei grandi maestri. Nulla a che vedere ovviamente con il loro lavoro, ma questo ci permette di aprire nuovi mondi dedicati all'educazione, alla fruizione dei beni culturali, allo studio dei beni culturali. Allora pensiamo a nuovi scanner che danno l'opportunità di arrivare in dettaglio sull'opera, a scoprire ogni singola percezione, ogni singola prosperità che c'è in un'opera reale. Grazie a questo è stato possibile con il progetto Next Rembrandt poter ricreare, grazie a una stampante 3D, la riproduzione di una grande opera del maestro olandese. Il progetto è stato supportato da ING Bank, grazie all'utilizzo e anche al supporto di numerosi scienziati, data scientist, ingegneri, storici dell'arte e restauratori, i quali in collaborazione con Microsoft, la Delft University of Technology e ancora il Rembrandt House Museum di Amsterdam, dopo 18 mesi di lavoro ha dato vita alla riproduzione di un'opera inedita, al ritratto di un uomo, un'opera del XVII secolo. Per la riproduzione dell'opera è stato creato un algoritmo che ha tratto ispirazione da un database di oltre 160.000 frammenti presi da 300 dipinti di Rembrandt, tra il 1632 e il 1642. Dati acquisiti in oltre 500 ore di scansioni digitali e oltre 150 giga di materiale prodotto. Questa è stata la base da cui poi l'algoritmo è andata a pescare per creare la riproduzione artistica, tramite l'utilizzo di una stampante AUV diretta su supporto, i cui strati di inchiostro erano oltre 13 per un totale di 148 milioni di pixel di risoluzione. Il risultato finale è un'opera assimilabile all'operato di Rembrandt, ossia in cui tecnicamente, avendo l'algoritmo preso dalla base di informazioni dei suoi quadri, ha ricreato il suo stile, creando un nuovo ritratto. Ovviamente questo progetto ha scosso le ire dei puristi, dicendo che quell'opera fosse un'offesa all'operato del grande maestro. Ma dall'altro lato dobbiamo apprezzarne la valenza di ricerca stilistica ai soli fini educativi, che permette di affrontare un nuovo punto di vista, lo studio e l'analisi del grande maestro. Oggi l'opera fa parte della collezione della ING Bank, coloro che l'hanno commissionata sin dalla nascita, un ottimo esperimento per far rivivere i grandi capolavori. E se da un lato abbiamo la produzione di nuove opere, dall'altro abbiamo la possibilità di portare a casa i grandi capolavori dei grandi maestri e facendo questo supportiamo l'attività dei grandi musei che ospitano questi capolavori. Loro sono Save the Artistic Heritage, associazione no profit il cui scopo è valorizzare il patrimonio italiano facendo circolare quelle opere inamovibili a favore della fruizione e della valorizzazione culturale ed artistica. Il presidente onorario è il gallerista italiano Mario Cristiani della Galleria Continua e si adoperano affinché queste opere vengano da un lato scansionate ad altissima risoluzione, dall'altro montate su degli schermi che li riproducano in dimensioni 1 a 1 e quindi reali, con la medesima cornice e la medesima dimensione finita, con un'altissima qualità di riproduzione, il cui nome è Dow. Creano quindi delle edizioni limitate e numerate e i proventi destinati da questa vendita vengono condivisi col museo che ospita l'opera, a favore della gestione e della conservazione dell'opera stessa. Certo è che nessuna di queste riproduzioni possa in qualche modo sostituire la bellezza delle opere originali, ma altresì è vero che queste siano delle grandi opportunità per poter fruire dell'arte, poterle conservare e raccontare a un pubblico vasto ed internazionale.